Va bene, prima di chiamare i tanti disincarnati utili alla comprensione del caso di Roberta, che non so perché stavo per chiamare Francesca, eh, parliamo del suo karma irrisolto. Allora, lei segue degli studi in cui si parla di karma, in cui si dà tanta enfasi al segno zodiacale e all'ascendente, dove le hanno detto che, siccome lei ha lo stesso segno e lo stesso ascendente, chi si trova in questa condizione, come anche il sottoscritto, Ariete Ariete, è ripetente. Cioè, torna sempre allo stesso punto, non ha capito delle cose nella vita precedente, immediatamente precedente. Allora, ripetenti lo siamo tutti, intanto perché stiamo ripetendo un copione. Se vogliamo, possiamo anche sostituire i termini. Karma lo possiamo sostituire come copione, che Mhm. poi alla fine non è diverso, Sì, il senso infatti. è quello. È un qualcosa che tu, a tua quasi insaputa, contro la tua volontà, stai recitando e ti senti incastrato, no? In quel ruolo, in quel copione. Quindi alla fine non è così diversa dalla nostra visione. E rispetto anche all'astrologia, io in una certa misura ho la stessa percezione, anche se magari un po' diversa, perché io vedo le cose in termini di copione e di gioco. Quindi l'importanza dell'astrologia c'è proprio perché il gioco nel quale noi siamo immersi è illustrato nel cielo, nella volta celeste. Cioè è come se noi avessimo sopra la nostra testa, eh, cioè la volta celeste, il cartellone del gioco. Mhm. Quindi cosa succede? Che noi abbiamo tutte le costellazioni e le costellazioni, poi si basano, no, l'astrologia, sono, e io faccio un passo indietro, la mitologia, ok? E la mitologia sono i nostri copioni. Noi possiamo magari recitare solo un aspetto di un certo mito oppure nell'arco della vita vari miti differenti, ok? In realtà è molto simile, si tratta solo del fatto che la visione nostra forse è più ampia, è più Mm. larga È e meno soprattutto, castrante, perché il karma è esatto, quello. non è Tu, inevitabile, tu devi è imparare. modificabile. Esatto, tu devi imparare la lezione, che ne so, dell'accoglimento, del perdono, e in questa non l'hai imparata. E quindi Ariete, ascendente Ariete, segno uguale all'ascendente. Ma questa cosa del segno uguale all'ascendente, Monica, cosa vedi? In generale, al di là di questo discorso. C'è del vero in quello che ha detto Roberta, che ci sono più tendenze a cadere, a inciampare nella stessa tipologia di errore. Questo sì. Mm. C'è anche una maggiore forza, pulizia, quello che sei e quello che dai a vedere all'esterno. Mm, dunque, Sono segni opposti, uno è ascendente del segno opposto e segno del segno opposto all'ascendente. Non si capisce mai allora, con chi si ha a che fare. la stessa cosa nel bene e nel male, come se avesse due facce, ok? Un lato è quella di, non so come dirti, molta autenticità. L'altro lato è proprio questo rischio di cadere sempre negli stessi errori, proprio per questa, tra virgolette, purezza, questa totalità. Genuità, che mi ritrovo. Ma non è una condanna, è una No, sfida assolutamente. Questo è il copione che ti viene proposto, che mi ma sono tu non è che proposto, sei, s- che sì, Roberta si è proposta. allora non è Roberta la mente di Roberta, ok? Perché è ovvio che la mente di Roberta dice, come io mi sono proposto questo copione, allora sono proprio pazza, ok?
Mm? Quindi non è la parte cosciente di Roberta che se l'è proposta, ok? Ma è quella parte autentica che sta al di là della cupola. Chiamiamola la vera Roberta, il vero sé di Roberta. Mm? Ha proposto questo copione, sapendo che però la Roberta che c'è qui, connettendosi con la vera Roberta, può modificare questo copione. Quindi Roberta non è una ripetente. Se non vuole, no.